A noi la connessione internet, una connessione stabile, non serve soltanto per caricare video e rispondere ai vostri sempre graditi messaggi, ma ci serve soprattutto per guadagnare il pane e il gasolio quotidiano. Come avete visto abbiamo preso Starlink e volevamo condividere con voi come l'abbiamo installato, anzi come andremo ad installarlo, perché pensiamo di aver qualche idea molto interessante. Queste le dimensioni di Starlink, parla ancora un po', ora incomincio a modellare. E questa è la prima. Immagino non serve neanche spiegare perché Starlink. Se uno viaggia come noi e soprattutto lavora grazie alla rete internet, questo diventa una soluzione definitiva. Se fossimo soltanto nomadi digitali che girano da una città all'altra per il globo, potremmo lavorare nei cosiddetti uffici a ore, so che non si chiamano così, ma era per rendere idea, oppure nei caffè che alle volte permettono, alle volte no, questa tipologia di lavoro. Lavorando nei centri urbani i problemi della connessione sono inferiori perché ormai abbiamo così tanti dati che i smartphone possono essere utilizzati come router. E per meno di 10 euro puoi prenderti un'altra SIM, così se hai problemi con un operatore utilizzi un altro. Se invece siete all'estero, noi in questo momento siamo in Croazia, tra le SIM locali e eSIM c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dipende solo quanto tempo vi volete fermare e quanti soldi volete spendere. E poi ci sono anche le VPN che ci permettono di utilizzare le connessioni aperte in qualche centro commerciale o in qualche bar, che poi è la nostra location preferita. Scusate il pipone, ma ci chiedono troppo spesso questo tipo di informazioni. Ed eccoci rientrati a casa di mia mamma. Ora, come abbiamo fatto fino ad oggi, visto che lo sanno tutti che la maggior parte dell'anno lo passiamo lavorando nel camper, ci siamo affidati ai propri piani tariffari, cioè abbiamo utilizzato smartphone. Ma un'altra domanda che ci viene posta spesso è: come fate all'estero? Anche all'estero utilizziamo smartphone, perché io ho un piano tariffario aziendale piuttosto costoso che prevede fino a 100 giga anche all'estero. Ci è capitato qualche volta, però in Danimarca in particolare, che i suoi dati non andavano, quindi abbiamo dovuto utilizzare i miei risparmiando sulla connessione. Certo, se avessimo avuto bisogno di un'altra SIM l'avremmo acquistata. In sostanza per noi non è un problema utilizzare smartphone come router. Ma la connessione ci sembra sempre peggio ovunque. Sì, e questo soprattutto grazie alla gente come voi che guarda i video. E grazie alla gente come noi che li creiamo. È ora del caffè, ragazzi. E visto il peggioramento della connessione decidiamo di acquistare un router ancora prima che arrivasse Starlink in Italia. L'abbiamo incastrato qua, ma è una posizione strategica, perché alla fine questi oscuranti, che comunque da una parte hanno una parte metallica, impediscono al segnale di passare, quindi noi alla sera, alla fine, quando abbiamo bisogno, lo possiamo abbassare soltanto un pochettino dove il segnale è più debole, sia quello sulla sinistra che questo qua, alziamo le antenne e abbiamo un segnale un po' più potente. Però è una posizione niente male perché non disturba niente. Comunque si tratta di un router Teltonika, un router 5G piuttosto costoso, perché è un router industriale che può lavorare nelle condizioni più estreme, e un'altra sua particolarità è che c'è spazio per 2 SIM, che non è una roba banale. Ma la cosa forse più importante è che è un router che va anche a 12, ovviamente può andare a 220, però c'è un cavo apposta da comprare e potete utilizzarlo direttamente 12 volt. Comunque questo router qua, se vi interessa, noi non lo vendiamo, lo terremo comunque come backup. La comodità del router è ineguagliabile perché tutti i dispositivi sono immediatamente connessi. A concludere il discorso sulla connessione, da noi sul lago di Garda è più facile vedere Benny che avere una connessione decente. Non sapete chi è Benny? Vabbè, magari dopo ve lo spieghiamo. Quindi dopo 2 anni, forse 3 con il router, siamo arrivati alla disperazione. Qualche settimana fa abbiamo fatto una bellissima live, ma abbiamo dovuto metterla offline. La connessione era così pessima che si vede malissimo. Magari la inseriremo come podcast. Sì. Ma in realtà la vera disperazione è arrivata quando siamo stati in Irlanda. Erano ultimi giorni ed eravamo in cima alle Wicklow Mountain, una roba bellissima, e volevamo riposare lì, rilassarci un paio di giorni prima di tornare in Italia, cioè prima di riprendere il traghetto. Ma alla fine arriva la tragedia, perché mi chiamarono dal lavoro perché c'era un problema piuttosto grave e io in quei casi devo rispondere, ma in realtà non potevo neanche rispondere perché c'avevo soltanto una mezza tacca che riuscivo a rispondere al telefono. Quindi per poter lavorare cosa abbiamo fatto? Abbiamo dovuto mollare tutto, nel senso mollare la natura. Siamo scesi nella cittadina e neanche lì non c'era il segnale, era troppo debole per lavorare. Siamo andati alla fine in un campeggio. È vero. Alla fine il campeggio ci ha salvato questa volta, però lì ci siamo promessi: ora basta, cioè non è più possibile, perché non era mica la prima volta che ci capitava.
e a questo punto la decisione è stata presa. Sì, da allora sono passati un po' di mesi, però alla fine eccoci qua. L'avremmo preso anche prima, ma sul nostro tetto non c'è molto spazio e volevo evitare di andare su e giù in continuazione. Poi abbiamo scoperto che è uscito Starlink Mini. Chiariamo subito una cosa, non è una promozione, sarebbe troppo bello, ma è una rivoluzione, perché alla fine è tutto qui. E quando dico tutto qui intendo veramente tutto qui, perché qui c'è sia antenna che il router e magari qualche altro componente che noi non conosciamo nemmeno, e oltre a questo abbiamo soltanto, devo tirarlo fuori, il cavo di 15 metri, ma è un cavo, come vedete, che va a 2,20. Invece noi abbiamo acquistato per una cifra veramente folle, perché abbiamo voluto prendere l'originale, il cavo di 5 metri, però è un cavo a 12. La presa accendi sigari ovviamente, perché il nostro router, che è uno 2000 watt, consuma anche una per soltanto perché è acceso, quindi in una giornata potrebbe consumare anche 10-12 ampere. Io ora dovrei dire questa frase: in realtà Starlink Mini non è una rivoluzione, è la conseguenza dell'evoluzione del sistema Starlink. Sì, del loro servizio, perché alla fine su in cielo ci sono così tanti satelliti da far paura. Io ora non ho voglia di cercare delle animazioni perché non è oggetto di questo video, ma alla fine hanno potuto ridurre le dimensioni. Già qualche anno fa Yari Ghidone, che immagino lo conoscete, ha potuto prendere la sua antenna, che penso il Starlink 2, perché questa è l'antenna penso terza versione, e l'ha posizionato in orizzontale. Hanno fatto tutti questi test del caso, quindi visto che lui ormai sta andando da anni, io immagino che anche noi con questa piccola antenna, anche se non la posizioniamo perfettamente, non avremo grossi problemi. Ma ora andiamo a fare qualche test. Colleghiamo antenna, apriamo i piedini e la puntiamo magari a caso senza badare troppo, cercando più che altro di puntarla da qualche parte dove non c'è niente, a parte magari questo albero. Ora, finché antenna non sia via, volevo precisare una cosa. L'unico modo per vedere come va è effettuare i speed test, anche se di solito le persone del settore non sono molto felici quando li devono fare, perché io ho visto anche caricare le pagine web, parlando proprio delle cose semplici, molto più velocemente con una banda da 50 che con una da 100. Inoltre Starlink ti dice che la connessione avrà la massima velocità più o meno dopo 24 ore, perché alla fine il Starlink deve tracciare il cielo, vedere dove sono i satelliti e soprattutto mappare degli ostacoli. Anche questi piccolini rami vengono mappati uno ad uno. Ma qui stiamo parlando della massima velocità, questo non vuol dire che non lo puoi utilizzare subito e ovunque. La cosa bella del servizio Starlink è che ci sono due test di velocità. C'è quello classico, come potete effettuare praticamente con ogni vostro browser, che vi darà la velocità. Noi adesso stiamo andando a vedere quello che ci dà. Ma la cosa molto più importante è che esiste un altro test di velocità. Test di velocità avanzato invece ci dà molti dati in più, perché ci dà, intanto lo avviamo, perché ci dà la velocità della connessione tra il Starlink e i satelliti, e poi c'è la velocità della connessione tra il telefono, cioè tra il device con il quale stiamo guardando, e l'antenna stessa. Ma perché è importante questo? Perché tante volte la velocità potrebbe dipendere anche dal nostro device, dal nostro telefono, il computer, oppure se ci sono ostacoli tra il nostro device, in questo caso no, e l'antenna, mentre la velocità reale che c'è tra il Starlink e i satelliti è quella vera, quella veramente che ci indica la velocità. Infatti noi abbiamo una velocità 312 Mbps in download e 49 in upload, è una velocità pazzesca, mentre quello con il dispositivo è sicuramente inferiore, infatti parla di 215, non che sia bassa. Ora andiamo a fare un'altra cosa, andiamo a orientare l'antenna come ci suggerisce l'applicazione, quindi torniamo nella parte applicazione e andiamo su allineamento, ok, e in base a questa immagine qua orientiamo. Di solito bisogna orientarla, eccola, perfetta, quasi, ok, si è illuminata, il quadratino attorno all'antenna si è illuminato. Ora andiamo a vedere come funziona ora. Purtroppo abbiamo perso la connessione con l'antenna, non ho capito perché è successo, sembra che come l'abbiamo mosso si è disconnessa. Non vorrei che quel cavo lì, che tra l'altro è cavo originale, attaccato fino adesso 4-5 volte, ha già subito qualche danno. E partiamo nuovamente con il test di velocità.
più o meno sembra 2,42, adesso sta già facendo upload che è 31-32 megabps, praticamente inferiore rispetto a prima volta quando ero orientata a caso, e qui non ha nessun ostacolo, e questo ci dice tutto veramente su quanto sono affidabili questi test. Però in ogni caso, se 2,42 o 320 o 350 non è che ci cambia più di tanto, comunque una velocità pazzesca. Ora facciamo un ultimo test. Praticamente prendiamo la nostra antenna e gli togliamo il piedino, chiudiamo e ancora la orientiamo un po' a caso, anzi la mettiamo praticamente piatta, e che tra altre cose punta verso questo ostacolo del tetto, e facciamo il nostro test avanzato. Oh, cosa dire, sta andando 2,60, 2,70, sta andando più di prima. Ecco, questa è una cosa che ci deve rassicurare, sull'orientamento dell'antenna, che più o meno possiamo orientarla, o meglio dire lasciarla così com'è. Ora spero sinceramente che si capisce da queste riprese cosa abbiamo fatto, perché non c'ho voglia di rifarle, e soprattutto vi spiego perché l'abbiamo fatto, perché abbiamo fatto questi test di velocità in questa modalità, cercando di vedere quanto è veloce, se è orientato correttamente, non correttamente, con una certa angolazione o piatto, non soltanto per farvi vedere come il servizio Starlink, ma soprattutto perché noi vogliamo installare questa antenna in una certa posizione, e la posizione si trova sotto l'oblò. Ora, per fare questi test utilizzeremo il cavo A12, così almeno proviamo anche questo, anche se l'abbiamo già provato ovviamente. Lo attacchiamo e dobbiamo aspettare ora qualche minuto che effettua la connessione. Ora, per la prova io tengo antenna così a mano, tanto per fare un test di velocità, ma prima di tutto devo farvi notare che l'oblò è chiuso e che abbiamo un bel po' di ostacoli là sopra, ma è proprio quello che volevo. Ora andiamo con il test di velocità avanzato. Partiti, e con tutti questi ostacoli, compreso l'oblò, stiamo andando 200 megabps. Ma cosa dire, 200 megabps con tutta questa roba sopra? Penso che la posizione potrebbe essere quella indicata, ma come facciamo ad installarlo in questa posizione? Non è un problema come installarlo, ma installarlo in modo che non ostruisce l'oblò, che può passare sia luce che aria e che si può rimuovere in ogni momento. E a questo punto mi è venuto in mente come ho costruito le gabbie proteggi orto dai gatti. A casa abbiamo un orto, ma anche ai gatti dei vicini piace tantissimo il nostro orto, ma siccome noi abbiamo i gatti non volevamo utilizzare nessun tipo di repellente, quindi abbiamo costruito le gabbie proteggi orto. Siamo partiti da questa rete, solo che una volta era molto più alta e molto più lunga. Prima l'abbiamo raddrizzata, poi tagliata e ripiegata da formare una gabbia. In seguito abbiamo fatto in modo che possano entrare una dentro l'altra per quando non servono o si devono spostare. E con questa rete che ci avanza voglio realizzare una cosa semplice: creare un supporto tipo un ripiano da agganciare qui e qui, anche se questo bordo non è molto forte, però è abbastanza da reggere un Starlink. Non ci resta che prendere misure, tagliare e ripiegare. E c'ho anche un supporto morale. Questo blu è largo circa 40 cm, e viste le dimensioni di Starlink ci basta anche un 40 cm di lunghezza. Visto che stiamo manipolando una rete metallica, non è che dobbiamo prendere le misure proprio al millimetro, perché si può sempre spostare di qualche millimetro, piegare di più e di meno. E visto che l'oblò è molto alto, non abbiamo neanche problemi di altezza, anche se mettiamo Starlink con i piedini aperti, diciamo in quelli casi estremi dove ci serve per migliorare le prestazioni. Ora dobbiamo solo trovare con cosa tagliare, però entrare qua c'è emocromo a rischio. Vediamo cosa c'è qua. Questo, va bene anche questo. Cerco di raddrizzarla ancora un po'. Allora, mi servono 40 x 40. 40 sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, più altri 2 perché ovviamente mi serve lo spazio per agganciare, quindi ci servono 10 per 8. Veramente si taglia in un attimo con qualsiasi cosa. Liberiamo anche questo lato qua. Come larghezza ora siamo giusti, ovviamente vi aveva un attimino piegata, invece come profondità c'è troppo, però voglio vedere un po' come si piega prima di andare a tagliarla, perché una volta tagliata è tagliata. Dopo vedo se riesco a fare qualcosa con queste punte, perché non vorrei dopo farmi del male.
Ora andiamo su con una mano sola. Ora dobbiamo solo arrivare e non graffiare pannelli. Ed eccoci. Ok, intanto vediamo che entra. Per fortuna tagliare un attimo. Ora incomincio a modellare, poi vediamo cosa esce. Provo ad agganciare, però per agganciare devo rimodellare tutto quanto. Abbiamo fatto una prima piega, però non possiamo provare perché comunque è più larga dell'oblò, ma questo è normale perché ora dobbiamo fare una contropiega. Ma prima dobbiamo tagliare ancora alcuni angoli. Devo tagliare anche di qua. E ora incominciamo a fare la contropiega, e questa contropiega ci serve per abbassare il ripiano, altrimenti una volta che si aggancia Starlink starebbe qua e sarebbe troppo in alto, mentre in questo modo guadagniamo anche 3-4 cm. Forse non sarà più bello da vedere perché non sarà tutto perfetto, però è un lavoro artigianale, manuale e funzionale. E questa è la prima prova. Non ditelo a Elon, se no ci ruberebbe l'idea subito. Ok, adesso l'abbiamo ritagliato, ripiegato, allargato e mi sembra che incomincia a essere quello che volevo. Ora dobbiamo soltanto vedere come gestire questa parte, perché da questa parte rischio di non riuscire a mettere bene Starlink su, però comunque mi serve qualcosa in modo che Starlink non mi casca una volta che faccio qualche frenata o qualche curva. Però vediamo come si sta Starlink con le mie mani unte e lerce. Ok, Starlink sta perfettamente, e come succede sempre, senza fare le riprese ho fatto le modifiche più importanti, però ora ve le faccio vedere. Abbiamo ripiegato questa parte finale in modo che Starlink non può scivolare, e qui tra le altre cose non puoi farti male sulle mani, ma ci passa la mano tua. Certo. O anche la mia per mettere Starlink, La ormai è tua zozzo dalle mie mani. Ancora meglio della mia, però caspita, ci siamo. Ma in più abbiamo fatto un'altra cosa. Abbiamo, con i resti che ci è rimasto, abbiamo creato questo piccolo gancio sia da una che dall'altra parte, in modo da reggere un attimino di più, perché questa parte è troppo debole, e per differenza di questo lato dove si aggancia lungo tutto il lato, qui non si aggancia da nessuna parte e pendeva un po' giù. Quindi facendo questa cosa qua, diciamo che abbiamo risolto un po' di problemi. Poi magari nel corso del tempo, durante l'utilizzo, vedremo di fare qualche modifica se ci sarà bisogno, altrimenti potrà andare bene così, perché mi sembra inutile che adesso mi impegno qua a fare non so che cosa senza neanche provare. Però vi dico, io sono stracontento del risultato. Puoi chiudere l'oblò per favore? Ed eccolo, praticamente a pochi centimetri dall'oblò. Sì, ma puoi chiudermelo un'altra volta l'oblò prima che scendo, perché adesso ho aperto i piedini tanto per vedere com'è. Ma sì, nessun problema, c'è spazio in abbondanza. Dai che ti passo le cose qua. Grazie. E ora bisogna scendere. Ora chiudo l'oblò per vedere come riesco a metterlo con l'oblò chiuso. Starlink, immaginiamo che c'è anche il cavo, quello ci pensiamo dopo. Cosa dire? Sembra perfetto. Poi mi sa che questi ganci che abbiamo aggiunto, uno qua, sono veramente importanti, perché comunque il Starlink non pesa tanto, però comunque con il peso che c'ha balla. Durante la guida potrebbe ballare un po', ma troveremo una soluzione anche per quello. Poi non è neanche detto che deve stare sempre lì mentre stiamo guidando. E ora non ci resta, si fa per dire, a collegare il cavo della corrente. Per fortuna abbiamo già un cavo con la presa accendisigari con tanto diffusibile, ma visto che l'antenna consuma anche se non utilizzata, volevamo mettere anche un interruttore, così la possiamo spegnere senza dover ogni volta staccare la spina. E abbiamo trovato questo bellissimo interruttore per i cavi a 12 volt. Eh sì, è bello grande, però almeno così lo vedremo meglio e non ci dimenticheremo di spegnere l'antenna. E anche l'interruttore dovrebbe illuminarsi. E incominciamo. E visto che il cavo arriva da sotto, lo infiliamo in questa canalina insieme ai cavi che vanno ai pannelli solari, almeno fino a questo punto. Apriamo la canalina. Purtroppo non è che c'è tanto spazio dentro questa canalina, però cerchiamo di infilarla in qualche modo. Eccola, prima parte fatta. Visto che abbiamo abbastanza cavo e che è teso, mandiamo un po' di cavo giù, non si sa mai.
Invece l'interruttore lo volevo installare in questa posizione perché è di facile accesso, si vede bene e comunque non disturba il movimento del letto. Intanto abbiamo tagliato il cavo, l'abbiamo fatto passare nella scatola, così almeno faremo un lavoro fatto bene. Per fortuna c'è mio fratello che mi dà una mano e questa è fatta. Però dovete fare attenzione a un paio di cose. Questo è un interruttore fatto apposta per la corrente continua, infatti c'è scritto 12-24, ma dovete stare attenti come lo collegate, non tanto dove va il cavo rosso e dove va nero, ma se è collegato da questa o dall'altra parte, perché se è collegato in modo sbagliato, anche se su 0 il LED risulterà acceso, invece in questo modo risulterà acceso solo se sull'1. Ora la corrente ovviamente è staccata e questa è un'altra cosa a quale dovete stare attenti. Mio fratello ha forato la canalina per far passare il cavo. Facciamo passare, ovviamente un buchino è fatto apposta a essere più piccolo possibile e ora bisogna farli passare anche qua. Quindi facciamo uno, fa veramente fatica a passare, però l'importante è che passa. Entriamo nella scatola e ora dobbiamo solo collegare i cavi. Questa è una situazione più tragicomica che tecnica. Siamo in due in uno spazio infinitesimamente piccolo. Vista la sezione dei cavi, non è neanche strano che questo interruttore è così enorme, però ora lo chiudiamo, in più è anche stagno. Mettiamo anche questo e con questo abbiamo finito con l'interruttore. Ora rimane soltanto da mettere a posto la canalina. Agganciamo. E la prima parte è finita, quella più difficile. Ora andiamo ad accendere e si illumina anche qua, vuol dire che c'è la corrente. Ora vediamo come fissare anche questa parte così che non sia proprio volante, ma che questa parte qua, quella del Starlink, si può staccare facilmente. Nel caso dobbiamo staccarlo. E penso di aver finito, ora vi faccio vedere. Ho preso un elastico che avevo con velcro ai lati e ho fissato la presa e la spina, l'ho fissata molto bene, ai due cavi che scendono dai pannelli solari. Quelli due cavi sono fissati veramente molto bene, non si muovono di 1 millimetro da anni. Poi ho preso il cavo USB, gli ho fatto fare un paio di giri attorno a questo cavo spirale del letto basculante. Non che era strettamente necessario, però così almeno sta un po' più fermo quando il letto va su e giù. Perché essendo letto basculante, il letto va su e giù. E visto che non volevo che cavo sta lì molle sopra il letto in mezzo alle cose, perché noi il letto lo usiamo come ripostiglio, l'ho fissato in alto. Quindi ho fatto fare qualche giro, l'ho fissato dietro il bottone di questa tenda qua. Mentre da questa parte ho sfruttato questo gancio sempre del letto basculante che non viene utilizzato per fissare il cavo. Ora il nostro cavo fa questo giro qua, questo lo devo ancora rifissare, va su e arriva qua, sotto l'oblò. È vero, è una situazione un po' provvisoria, non li ho fissati neanche per bene, però almeno così mi rendo conto se vanno bene così o no, e se vanno bene vedo di fissarli, diciamo così, un po' meglio. E tutto il cavo che avanza è lì sotto l'antenna, ma a questo qua arriveremo presto. Prima vediamo di risolvere questo problema qua, che qua non si chiude. Non che è molto importante, però anche da quel buchino lì potrebbero entrare i moscerini, quindi creeremo un piccolo solco soltanto per far entrare il cavo. È vero, in questo momento non ho attrezzo perfetto, però lo faremo comunque. Lo faremo proprio qui nell'angolo. E penso che abbiamo finito. Devo dire che sono contento del risultato. Ora basta chiudere. Quasi entra da solo ed eccolo qua, chiuso perfettamente. Ed è la stessa cosa se mi serve zanzariera. Sono molto contento perché in questo modo posso anche facilmente, proprio in 2 minuti, rimuovere il cavo, spostarlo dall'altra parte, oppure semplicemente staccare il cavo, usare il cavo di 15 metri che va a 2,20, ma anche per un'altra cosa. Con ausilio di questo sgabello che ci serve comunque per salire sul letto, salgo, e se il segnale è troppo debole, se ci serve qualcosa di più, posso sempre prendere la nostra antenna e metterla fuori sul tetto. Magari durante sera la posso buttare banalmente così sul pannello solare, oppure la possiamo anche spostare, solo che non vedo cosa riprendo. Spostare da questa parte qua, penso che da qua si vede meglio, l'ho posizionata perfettamente. E ora rimettiamo tutto a posto, perché tra poco si parte. E prima di concludere le riprese in Croazia abbiamo fatto una piccola modifica. Abbiamo tolto la presa e la spina che erano posizionate qua.
Abbiamo spostato tutto in questa parte sopra il letto basculante, che quando il letto è alzato non si vede niente e il resto è rimasto uguale, a parte che ora abbiamo ancora un po' di cavo in più, quindi unica cosa visibile è l'interruttore, l'unica cosa che ci serve. E piccolo aggiornamento anche dall'autostrada. Maya come al solito guida 120 all'ora e noi comunque riusciamo a navigare con il Starlink. A questo punto manca soltanto la conclusione e lì dietro si vede la centrale nucleare Krško in Slovenia. Ora ci è rimasto soltanto di fare la conclusione per darvi informazioni più economiche che quelle tecniche, quelle le abbiamo già dato. Parlando della parte economica, quanto costa? Questo kit una tantum, perché antenna alla fine te la compri, costa 399 euro. Parliamo di Starlink Mini, che è poi la terza generazione se a qualcuno interessa, e ce l'hai solo questa antenna. Sì, c'è ancora un aggancio per cambiare questo, per poter metterlo sul palo, e il cavo di 15 metri, quello a 220, perché il cavo a 12 volt, quello che abbiamo utilizzato in realtà per fare tutte le prove, costa 62, e il cavo USB con la presa accendi-sigari, quindi lo puoi utilizzare anche con un power bank, però deve essere un power bank di almeno 40-45 watt, quindi lo puoi utilizzare anche andando in cima a una montagna con un power bankino piccolo, però sono 62 euro. Si può spendere un po' di meno comprandolo su internet non originale, però noi abbiamo preferito, soprattutto in questa prima fase, di avere le cose originali. Se qualcosa non va, almeno possiamo lamentarci. Invece qui c'è un po' di promemoria. Invece abbonamento, quello che abbiamo preso noi da 50 giga, ci costa 40 euro al mese. Per noi 50 giga bastano per adesso, mentre se volete quello illimitato, quello è 72 euro se non sbaglio, ma ogni giga in più, ovviamente parlando del nostro abbonamento di 50 giga, ci costa 1 euro, quindi se abbiamo proprio necessità, ma visto che abbiamo ancora tanti giga sul telefono, se siamo in difficoltà non utilizziamo il Starlink, utilizzeremo i telefoni. Poi ripeto, si vedrà, ma soprattutto queste cose cambiano di mese in mese. Soprattutto la cosa che è cambiata con questo nuovo aggiornamento di qualche mese fa è che prima potevi utilizzarlo praticamente in tutta Europa, utilizzarlo ai limiti di quello che ti consentiva abbonamento. Ora non più, ora possiamo utilizzarlo 2 mesi all'estero. Poi dicono devi cambiare residenza. Insomma, non mi è molto chiara questa parte, ma intanto non mi interessava neanche più di tanto approfondire. Quando mi servirà, cioè quando ci servirà, andremo ad approfondirlo. Cosa dire? Solo il tempo ci dirà come va questo Starlink. Noi per adesso siamo contenti, caspita, l'abbiamo utilizzato tutta la strada dalla Croazia all'Italia, perché noi in questo momento siamo tornati, diciamo così, alla base, sul lago di Garda. E come si dice in questi casi, se il video vi sia piaciuto lasciateci un like ma anche un commento, e se siete nella Premiere dovete sapere che quello che scrivete nella chat di Premiere non vale come un commento. No, ma scherzi a parte, dai. Noi adesso stiamo pulendo, sistemando il camper, perché ci stiamo preparando per partire, lo diciamo la destinazione. Ma sì, dai. Sì, dai, vogliamo andare verso Sicilia. Se tutto va bene si parte, se non va tutto bene si riparte. Comunque. Comunque. Va bene. Ciao. Ciao a tutti.